Ragazzi, ci risiamo, benvenuti su Sì Vloggia. Dopo troppi mesi di assenza torniamo su YouTube e torniamo con una bella escursione in montagna nei dintorni appunto di Mondovì, dove abito io. Andiamo fino al rifugio Balma, che si trova nel comune di Fabola Sottana, sopra a Prato Nevoso, e da lì faremo andata e ritorno verso Lago della Brignola, Lago della Raschera e poi appunto ritorno verso il rifugio Balma. Abbiamo mezz'ora di macchina da fare, partiamo. Guardate che bella vista che c'è di qua, su tutta la pianura di Cuneo. Là sotto si vede Prato Nevoso, da qui poi parte la strada che viene su alla Balma. C'è un pezzo lì sotto che è abbastanza brutto, qui con delle macchine molto basse o comunque non attrezzate, forse è meglio lasciarla là sotto la macchina perché lì c'è un pezzo pieno di buchi. Poi invece per il resto la strada è abbastanza bella e noi siamo arrivati. Eccoci qui arrivati, lo vedete alle mie spalle, il rifugio Ettore Allegro Balma. È facile venire su da Prato Nevoso, dovete salire da Prato Nevoso bassa a Prato Nevoso alta e poi girate a destra quando arrivate su in cima, e lì inizia una strada che un pezzo asfaltata poi dopo è sterrata, ma comunque se mettete il navigatore ci arrivate. Per venire su il pezzo è abbastanza lungo, ci va mezz'oretta più o meno a venire su da Prato Nevoso alla Balma. Guardate che bella macchina che si trova qui anche, tutta aperta tra l'altro. Oggi fa bello e totale sono 10:30 quasi. Poi di solito al pomeriggio viene sempre una nebbia che non vedi neanche più a 1 metro di distanza, quindi insomma oggi fa bello, va bene, ma nelle giornate che fa un po' meno bello venite sempre al mattino perché qua la nebbia è la prima cosa che viene. E i giri che dobbiamo fare qua, quello che dobbiamo fare noi dura 4 ore andata e ritorno, anche di più, quindi se non fa tanto bello venite presto. Qua c'è subito un bivio, di qua di là in fondo andate al lago delle Scalette e poi alla Colla Bausano, su di lì invece arrivate lì sopra alla cima del Mondolè. Noi invece proseguiremo giù di qua dove c'è questa bella vista sulla valle. Verso Lago Brignola e poi Lago Raschera segnata in 2 ore e 40, insomma ci vuole un po' di meno. Là è la Palma, là invece è la Rossa, che sarebbe un altro, chiamiamo più resort che rifugio perché è più resort che rifugio. Qui siamo in piano barra discesa, ti fa un po' illudere e poi tipo da dietro arrivi su una salita che ti fa uccidere. E adesso inizia una tanta agognata salita. Qui c'è un bel bivio, credo dobbiamo andare su di là. Qui siamo all'Alpe Brignola e il lago è assegnato in 1 ora. Non c'è scritto quanto ci vuole per il lago della Raschera. Vogliono proprio farti soffrire fino all'ultimo. Quasi un po' di bucate, come quella del Margaro credo. E niente, qua c'è un mini pianoro. Siamo qui in sto pianoro, il lago credo sia lì sopra, lì dietro, cioè lì sotto, mi auguro sinceramente. Qui non c'è nessun lago, sarà, spero, lì. Eccolo qui, il lago della Brignola. Mi sembra molto muschioso. So che ho visto dei laghi più belli, però anche niente.
Lì c'è un altro pezzo di lago della Brignola, perché sono 2 o 3 laghi, adesso non so se ci sia anche un terzo, comunque il più grosso è questo. Resto con la pancia un minimo piena perché ho mangiato una focaccina. Salutiamo questo schifo di lago, sperando di trovare su di qua uno un po' più bello. Arrivederci. Buon giro. Grazie. Di qua tra l'altro, volendo, se passate di là, andate su di là, potete scendere al rifugio Mondovì, ma non nel nostro caso potete anche andare al rifugio Mongioia, fate il Monte Mongioia e poi scendete all'omonimo rifugio, ma ci vuole tanto tempo. Che bello il lago lì sotto, che bello più o meno, però di qua da sotto è più bello, là si vede tutta la pianura e qua si vede la salita da fare per il lago Raschiera. Qui siamo al bocchino della Brignola e un signore che appena passato ci ha detto che manca all'incirca una mezz'oretta, poco più, 40 minuti per arrivare al lago Raschiera. Comunque mi sono dimenticato di dirlo, ma per arrivare al lago della Brignola dalla Balma con anche pause annesse ci abbiamo messo 1 ora e mezza, senza pause siamo a 1 ora e un quarto più o meno. E qua siamo praticamente già arrivati al lago Raschiera, che è lì sotto, proprio sotto al Monte Mongioia, che è questo qui. Una bella vista sulle Langhe che sono in fondo. Anche sto lago veramente ridicolo come bellezza, però almeno sotto il Mongioia si vede qua il monte. Poi comunque anche come ambiente adesso qua non si vede più, ma lì si vedevano petto delle Langhe, mi piace un po' di più il panorama attorno che rispetto ai laghi della Brignola. E l'1:20 per cui neanche un'ora ci abbiamo messo ad arrivare qua, 50 minuti, quindi è molto veloce. Mi mangio una bella focaccia mentre che torniamo indietro salutando il lago. Comunque l'indicazione di 2 ore e 40 sui cartelli per arrivare alla Palma, al lago Raschiera, poi aspetta che ci aveva messo 1 ora e mezza ad arrivare dalla Palma al lago lì sotto, al lago della Brignola. Togliamo una mezz'ora di pausa che ha fatto volare il drone, ci ha messo 50 minuti, quindi sono 2 ore e 10. Cioè, sono stati un po' soft, cioè, per chi va più piano. E rieccoci qua, adesso abbiamo un bel pezzo di sci. Ma di
qua c'è una vista abbastanza carina su questi 3 laghi che dovrebbero chiamarsi acqua più sporca dell'Africa, tra parentesi non venite perché fa schifo. Ci sono camminate molto più belle da fare, fidatevi, qua venite solo se siete disperati, perché sinceramente non merita neanche, la vista non è neanche sto massimo. Diciamo che l'abbiamo fatta perché volevamo farla, ma c'è roba migliore da fare. Che poi in realtà adesso è brutta l'acqua, ma secondo me tipo in primavera, quando ci sono i fiori vicini al lago e non c'è sta roba qua, secondo me è più bello. Cioè di estate, di autunno non la farei. Di primavera potrebbe già essere un'idea fare questa camminata, che potrebbe essere, cioè, è di sicuro più bella di quando lo è in estate. Per cui se dovete farla, non ve lo consiglio lo stesso, ci sono dei laghi molto più belli, ma se dovete proprio farla, fatela in primavera. Qua si vede anche la Balma, vedete lì. Lì c'è il rifugio Balma, che è dove stiamo andando adesso, ovviamente. Boh, penso che un'ora al ritorno, un'ora e un quarto dovremmo arrivare. Qui la bandiera ucraina, si dice che siamo giusti, anzi la bandiera polacca. E adesso iniziamo a scendere. È vero che non sarà la camminata più bella del mondo e non è neanche la Valle Maudagna la valle più bella del mondo, però la temperatura qua è perfetta, poca arietta, non c'è il sole, si sta da Dio. C'è appena passata davanti una vipera, volando per terra. Ah certo, vedo un serpente che passa davanti con la testa quadrata, marroncino, cioè grigio, e niente, passato davanti, è andato sotto una pietra. Meno male che lo guardavo per terra, perché io non guardo mai per terra. Nel momento in cui guardavo per terra e ho visto che c'era la vipera, se no probabilmente la pestavo e morivo. Quindi attenzione anche a quello. Finalmente è finita la discesa, mi ha distrutto i polpacci e le ginocchia. Meno male che c'è un po' di salita adesso, c'è un po' tutto il tragitto. Là c'è la Balma. Comunque sono quasi 14 km che stiamo facendo, quindi sono più o meno 17 credo per arrivare fino alla macchina. Il problema è che non sono tutti 17, tipo 8 e mezzo in salita e 8 e mezzo in scesa, no, sono tutti un po' sali, un po' scendi, un po' sei in piano, un po' sali, un po' scendi, quindi le gambe non si abituano a fare solo salita, solo discesa e ti viene male a posti che non sapevi neanche esistessero. Ci sono le api che è andata, non l'avevamo neanche visto. Bene, ora manca la parte di salita più lieve, che è questa qui, e arriva alla Balma. Là si vedono anche le pale eoliche del colle di Garessio, quindi il mare non è neanche così lontano di qua. Pensavo sinceramente che ci avremmo messo di più, mi sembrava più lunga da là sotto, c'è quest'ultimo pezzo per arrivare alla Balma, invece siamo già arrivati. Ora quello lì è il Mindino, ma questo è l'importante è che è finita la camminata. Lassù c'è la Rossa, o il Rosso, il nome in gergo piemontese comune, è entrato come il Rosso nel vocabolario monregalese, che è un, appunto dicevo prima stamattina, una specie di resort. Ora vado a farvi vedere quella chiesa lì e poi ce ne torniamo. Abbiamo fatto la fine, 16 km e mezzo, ci abbiamo messo 2 ore e mezza anche a tornare, quindi sono 5 ore farla, andata e ritorno, diciamo così, con poche pause, non ho contato chiaramente quelle in cui abbiamo mangiato e ho fatto volare il drone, quindi insomma camminata abbastanza tosta, non merita forse in estate, in primavera un po' meglio, comunque se volete camminare va bene.
Questa è la cappella, adesso entro a farvela vedere. Adesso scendiamo a Porta Nevosa a prendere qualcosina al bar. Non lo prendiamo qua perché punto A sono antipatici come non vi dico neanche che cosa, e punto B costa carissimo. Quindi scendiamo a Porta Nevosa, faccio qualche clip lì. Sì, sì. Qui c'è un punto abbastanza brutto perché è fatto ad avvallamento, c'è tutto avvallamenti e a salire bisogna fare attenzione. E qua siamo arrivati a Porta Nevosa alta. Qua siamo a Prato Nevosa, abbiamo preso, io ho preso una Coca-Cola in quel bar lì al Colle Caffè e ora torniamo a casa. Vi ricordo tutti i vari social che ho, trovate comunque tutti i link in descrizione e io vi do appuntamento a sabato ore 19:30 con un nuovo video e poi mercoledì prossimo ore 19:30 con un altro nuovo video che sarà un altro vlog di nuovo in montagna. Ciao a tutti!